Bene ragazzi, bentornati, terza lezione su signorie e stati regionali italiani. Abbiamo visto la formazione di tutti gli stati regionali italiani, delle guerre tra di loro, della pace di Lodi, quindi diciamo siamo arrivati fino al 1492, poi dobbiamo vedere le nuove guerre degli stati italiani tra di loro che coinvolgono purtroppo anche potenze straniere che vengono a fare i padroni a casa nostra. Però prima di passare alle guerre del Rinascimento che ci porteranno fino al 1515, all'inizio del 500, parliamo delle istituzioni degli stati italiani, dell'economia, insomma, facciamo qualche discorso che va al di là della politica, delle battaglie, eccetera. Questa bella gattona Sofì mi sta azzannando, si ribella, se ne vuole andare, non vuole stare con me, per lei le lezioni sono un po' noiose. Aia, non mi mordere, non mi mordere, ti faccio andare via. Saluta però prima i nostri video ascoltatori. Niente, non ne vuole sapere, è meglio che la faccia andare perché insomma sta diventando un pochettino aggressiva. Parliamo quindi, ecco, gli stati italiani. Gli stati italiani, abbiamo visto alla fine della lezione precedente, si illudevano di essere superiori alle monarchie straniere senza rendersi conto che Francia o Aragona o Castiglia stavano diventando monarchie nazionali moderne, con il monopolio della guerra da parte del re, con delle stati molto più grandi rispetto agli staterelli italiani, con delle possibilità militari molto superiori, molto superiori. Tuttavia è vero che gli stati italiani da un certo punto di vista non solo forse erano, anzi sicuramente erano l'avanguardia culturale dell'Europa, il centro del Rinascimento, gli artisti, gli architetti, così via, i poeti, i filosofi e così via. L'Italia era superiore da un punto di vista culturale, però anche da un punto di vista militare oppure economico, l'organizzazione degli stati italiani non aveva niente da invidiare alle grandi monarchie straniere, anzi spesso gli stati italiani erano più moderni, meglio organizzati. Per esempio, l'arte della guerra. Qui ci sono ovviamente ci sono punti a favore, ma ci sono anche aspetti negativi. Ci sono i pro e i contro. Alcuni grandi intellettuali del Rinascimento italiano, proprio all'epoca, mettono in evidenza che dal loro punto di vista il declino psicologico e morale degli stati italiani, secondo loro, sarebbe stato determinato dal fatto che gli stati italiani usavano mercenari spesso stranieri per le guerre. Quindi non più come in passato le milizie comunali, no? Ogni entità politica nei comuni combatteva per la salvezza del proprio comune, combatteva per se stesso. Invece adesso si fanno combattere dei mercenari, dei soldati di professione, appunto molto spesso stranieri, quindi questo avrebbe indebolito, cosa dire, il patriottismo e il senso civico dei cittadini di questi stati. In realtà che cos'è? Non è proprio così, cioè in realtà tutti gli stati europei usavano dei mercenari, anche i francesi utilizzavano dei mercenari, soprattutto quando si tratta di fanteria. La famosa fanteria svizzera era ampiamente utilizzata dai francesi, ma gli inglesi usavano mercenari. I mercenari potevano essere anche i genovesi, potevano essere i gallesi, nel caso degli inglesi l'abbiamo visto nel corso della guerra dei cent'anni. Cioè tutti gli eserciti europei utilizzavano dei mercenari, anzi dal punto di vista del re di Francia e di altri sovrani, l'abbiamo visto in un'altra lezione, pagare dei mercenari significava avere un esercito svincolato dalle truppe degli aristocratici, il cui potere i sovrani volevano stroncare. Quindi invece di dipendere dalle truppe, no, feudalmente mandate come auxilium dai loro vassalli, i re avevano abbastanza soldi per costituire un proprio esercito
che non era più un esercito nobiliare, appunto era un esercito di mercenari. Qual è il problema però? La Francia o le altre monarchie nazionali moderne, straniere, non italiane, ok, adoperavano molti mercenari, però fate attenzione, gli alti comandi dell'esercito, i capi dell'esercito erano nazionali, erano nobili molto importanti, spesso parenti del re, cioè il comando dell'esercito, i gradi più alti dell'esercito erano costituiti da nobili, erano costituiti da grandi signori che insomma rappresentavano la propria nazione. Le truppe erano mercenarie. Invece purtroppo in Italia l'Italia utilizzava eserciti mercenari con capi che erano dei mercenari, che erano i famosi condottieri o capitani di ventura. Questo in effetti è discutibile, a differenza delle monarchie straniere, gli stati italiani mettevano a capo del proprio esercito un mercenario, un militare di professione pagato per fare questo. Spesso questi condottieri o capitani di ventura poi cambiavano continuamente da uno stato all'altro, prima combattevano per uno stato, poi per un altro stato, insomma venivano assoldati e cambiavano un po', come un po' gli allenatori di calcio oggi, no? Erano dei professionisti della guerra, condottieri, al singolare condottiere, infatti capitano di ventura oppure condottiere al singolare all'epoca, perché il condottiere era appunto uno che firmava una condotta. Fate attenzione, condotta significava contratto, cioè appunto venivano assoldati per la guerra questi condottieri perché firmavano un accordo militare che veniva chiamato condotta, per questo condottieri. Poi naturalmente in seguito questa parola in italiano diventerà condottiero e non condottiere, inizierà in seguito a significare appunto capo militare, il comandante di un esercito, il condottiero. Però originariamente appunto il significato era uno di quelli che firmavano una condotta, firmavano un accordo militare per servire da mercenari, condottieri o capitani di ventura. In realtà, fate attenzione, nel 300 si usava assoldare intere compagnie, cioè non capite il capo della compagnia di ventura, il capo della truppa, dell'esercito, ma la compagnia in sé per sé, d'accordo? C'erano compagnie intere che stavano sempre insieme e che magari passavano dal servire uno stato al servire un altro padrone, eccetera, un altro committente. Molto spesso queste compagnie eleggevano da sé il proprio capo, quindi erano soldati che stavano sempre insieme e quindi ogni Stato italiano assoldava non il capo, il condottiere, ma la compagnia, la compagnia. Famosa per esempio la Compagnia Bianca. La Compagnia Bianca combatté per numerosi stati italiani, davvero per numerosi stati italiani, prima per l'uno, poi per l'altro, poi per un altro ancora. E il capo di questa compagnia era l'inglese John Oakwood. John Oakwood, d'accordo? Si scrive così, John Oakwood, che venne italianizzato in Giovanni Acuto. Poi invece, soprattutto nel 400, l'uso non fu quello di assoldare tutta la compagnia, capite? Ma di assoldare soltanto il condottiere, cioè il capitano di ventura, dargli un sacco di soldi e poi il condottiere o capitano di ventura, capite? Trovava i soldati pagandoli, metteva insieme la compagnia. E ci sono ovviamente condottieri o capitani di ventura che divennero molto famosi, molto ricchi e molto famosi.
passavano da una parte all'altra. Per esempio il conte di Carmagnola. Il conte di Carmagnola fu condannato a morte dai veneziani perché sostenevano che avesse tradito, che fosse rimasto in combutta con i milanesi, perché lui prima aveva combattuto per i milanesi, poi aveva iniziato a combattere per i veneziani, il conte di Carmagnola, no? Manzoni gli dedicò una tragedia, vero? Ma questa si tratta di un'eccezione, c'è un capitano di Ventura, un condottiere che viene messo sotto accusa per aver combattuto per qualcun altro. Generalmente si passava anche in maniera spregiudicata, anche durante la stessa guerra, da uno Stato italiano all'altro. Un altro grande, famoso capitano di Ventura fu il Gattamelata, molto spesso ovviamente avevano dei soprannomi, non è che Gattamelata fosse il vero nome, diventavano ricchi, diventavano anche famosi, ottenevano delle statue. Noi abbiamo molte statue equestri che ancora si vedono realizzate da grandi scultori, per esempio famosa la statua di Gattamelata da parte di Donatello, realizzata dal grande artista Donatello a Padova, no? Si trova dove proprio nella piazza dove c'è Sant'Antonio, la chiesa di Sant'Antonio, e quindi l'arte della guerra di questi mercenari, di questi condottieri, era molto efficace, era molto moderna, cioè comunque cioè era un'arte della guerra assolutamente all'avanguardia. I condottieri, queste compagnie, utilizzavano un misto di cavalleria e di fanteria con anche un'artiglieria spesso rappresentata dalle balestre, quindi cioè erano dei buoni combattenti, era un'organizzazione militare sicuramente molto valida, non certo inferiore rispetto a quelle degli stati stranieri, solo che vedremo gli stati stranieri, avendo più soldi, potevano permettersi per esempio di comprare moltissimi cannoni. Nell'epoca in cui si era da poco diffusa la polvere da sparo, l'importanza dell'artiglieria, gli stati italiani erano più poveri rispetto a un re di Francia che poteva comprare un parco di cannoni, e questo appunto è il problema. L'organizzazione economica spesso degli stati italiani era ottima. Per esempio, se veniamo a Firenze, cioè l'organizzazione economica e fiscale di Firenze, ma era molto molto più moderna rispetto a quella del Regno di Francia, per esempio. C'era un estimo. L'estimo, sapete, è quello che oggi si chiama catasto. C'era un elenco preciso delle proprietà, soprattutto delle proprietà immobiliari, case, terreni, dei cittadini dello Stato di Firenze. E quindi in questo modo si potevano applicare le tasse e le aliquote fiscali in maniera razionale. Il re di Francia non poteva farlo, non aveva un estimo, non aveva un catasto, non sapeva quella terra appartiene a qualcuno, a chi appartiene, qual è il valore di quella terra, chi la possiede, chi può dunque pagare le tasse in proporzione alla terra. Mentre invece, per esempio, a Firenze c'era un estimo, c'era un catasto, si poteva calcolare in maniera molto più razionale chi dovesse pagare le tasse. Poi in realtà, se andiamo a vedere bene questa storia della fiscalità di Firenze, poi succedeva che i più ricchi che avrebbero dovuto pagare le tasse non le pagavano. C'era l'evasione fiscale, come oggi in Italia, un'evasione fiscale che non si riusciva a combattere, che a un certo punto veniva assolutamente accettata. I più ricchi spesso non pagavano e quindi le tasse dovevano essere emesse, anche delle tasse non solo sul patrimonio, ma delle tasse, vi ricordate, ne abbiamo parlato in un'altra video lezione, delle tasse indirette, le cosiddette gabelle, che colpivano magari i beni di consumo e che venivano pagate allo stesso modo sia dai poveri sia dai ricchi, come oggi per esempio potrebbe essere l'IVA, no? Paghi l'IVA, oppure paghi la parte fiscale quando vai a fare benzina o diesel, paghi una parte che va allo Stato, una parte di tasse, è uguale per i poveri e i ricchi, colpisce i beni di consumo primari. Quindi nonostante l'evasione fiscale e il fatto che poi a pagare fossero poi soprattutto i più poveri, i contadini, ciò non toglie che l'organizzazione del fisco di Firenze fosse
molto moderna, fosse poi alla base di quello che saranno i sistemi fiscali proprio moderni, degli stati moderni, degli stati attuali. Il re di Francia molto spesso, sapete come si procurava i soldi? Ve lo ricordate? Ne abbiamo già parlato. Chiedendo dei prestiti, spesso a dei banchieri italiani, spesso dei prestiti che non riuscivano a restituire, il banchiere falliva. Oppure ricordate che avevano i funzionari pubblici, i nobili di toga, che facevano, dal punto di vista del re, facevano per il re gli esattori o gli amministratori delle tasse, con tutta la corruzione che vi era alla base, d'accordo? Avevano l'ufficio e il beneficio, anche il titolo nobiliare, per essere esattori delle tasse, per riscuotere le tasse in nome del re, e spesso ne trattenevano una parte, cioè i re di Francia erano prigionieri di questi esattori privati per poter avere le tasse. Esattori privati corrotti, che venivano corrotti, che taglieggiavano, facevano dei favori. Invece le tasse a Firenze e in altri stati italiani erano gestite da funzionari dello Stato, e con una burocrazia estremamente moderna, molto più moderna rispetto appunto ai farmier privati, agli esattori privati del re di Francia. Ma c'è di più. Il sistema bancario di Firenze, nomino Firenze, riguarda anche altri stati italiani, ma Firenze era sicuramente quello più all'avanguardia, emetteva titoli di debito pubblico, cioè faceva qualcosa che al di fuori dell'Italia nessuno faceva, e che è una cosa modernissima che esiste ancora adesso. Cioè lo Stato fiorentino si sosteneva sul debito pubblico. Che significa? Significa che per ottenere i soldi le banche di Firenze, ricordate che i principali banchieri di Firenze, i medici, erano anche i signori di Firenze, le banche di Firenze emettevano dei titoli, no? Come succede oggi, delle azioni, dei titoli che venivano acquistati dai cittadini e che davano un interesse di solito del 5% annuo, d'accordo? Quindi il cittadino cosa faceva? Era il cittadino che finanziava lo Stato, dando dei soldi in prestito allo Stato, acquistava dei titoli, d'accordo? Per esempio dava alla Banca di Stato di Firenze 100 fiorini, in cambio gli davano un pezzo di carta, un titolo che diceva 100 fiorini, hai 100 fiorini in banca. E questi cittadini, capite, non avevano di solito interesse a tornare alla banca a dire dammi i miei 100 fiorini, continuavano a prestarli, diciamo, in perpetuo alla banca, perché ogni anno avevano 5 fiorini, perché l'interesse, prendevano un interesse su questi soldi prestati. Quindi questi soldi prestati in cambio di titoli venivano prestati praticamente all'infinito, cioè lo Stato si indebitava con i propri cittadini, pagava ogni anno un interesse, con questi soldi faceva tutto quello che c'era bisogno da fare per lo Stato, e questo debito pubblico praticamente era eterno, cioè non veniva mai ripagato. Magari se tutti fossero andati come ora, tutti vanno, se tutti andassero ai titoli di Stato alla banca a dire ridatemi i soldi, voglio rivendere il titolo di Stato, la banca fallirebbe, questi soldi non ce li ha, questi soldi li ha già spesi, confidando sul fatto, capite, che i cittadini di Firenze non avrebbero mai chiesto indietro, la maggior parte di loro non andavano mai a chiedere indietro l'equivalente in denaro prestato per avere i titoli. Spero di essermi spiegato. Quindi il debito pubblico si consolidava, diventava permanente, lo Stato era continuamente in debito con i propri cittadini, ma anche adesso lo Stato italiano ha un forte deficit nei confronti di chi, no, ha comprato i titoli pubblici, i buoni del tesoro, no, come si chiamano, altrimenti lo Stato italiano non potrebbe vivere se non a debito, ma anche gli Stati Uniti, ma anche tantissimi stati moderni. Quindi c'era il sistema del debito pubblico, e spesso che funzionava, questo debito era eterno, i possessori dei titoli, i cittadini magari spesso rivendevano questi titoli dall'uno all'altro guadagnandoci, oppure li tenevano e continuavano a prendere l'interesse dalle banche. Questo è un sistema modernissimo, un sistema che ovviamente il re di Francia o altri stati stranieri non aveva minimamente. Come abbiamo visto, si finanziavano prendendo soldi in prestito,
oppure appunto utilizzando i farmier privati con tutti i problemi delle... E invece qui abbiamo quello che ora succede, che succede ora negli stati occidentali. Ovviamente l'emissione di questo debito pubblico, di questi titoli, aveva anche una funzione eh, sociale importante, perché i cittadini erano strettamente legati, capite, alle sorti del loro Stato. I cittadini di Firenze avevano interesse a sostenere il loro Stato. Se lo Stato di Firenze fosse fallito, fosse stato conquistato da qualche altro Stato straniero, magari, capite, i titoli non sarebbero stati più liquidati, i cittadini non sarebbero stati più pagati, non avrebbero più avuto l'interesse. Quindi i cittadini di Firenze con questo sistema del debito pubblico, capite, si legano alle sorti del proprio Stato e hanno interesse alla floridezza, all'indipendenza del proprio Stato. Che cosa possiamo dire dell'economia del 400? Abbiamo già di fatto parlato dell'economia del 400 nell'argomento precedente, ricordate la crisi del 300 e del 400, quindi rischiamo un po' di ripeterci, però qualche cosa più in dettaglio lo possiamo dire. Il 400, abbiamo già detto appunto nell'argomento precedente, è un secolo di stagnazione. La peste è meno diffusa rispetto al 300 e soprattutto è endemica, soprattutto nelle città, e tuttavia la ripresa demografica stenta, ci sono comunque ricorrenti economie di peste, ma la ripresa demografica stenta anche perché permane una certa crisi economica e ci sono città o posti d'Europa che vanno giù, che declinano, altre città o posti d'Europa che invece si arricchiscono. Centri come Pisa o Siena, che erano ricchissimi durante il Medioevo, si impoveriscono, vanno assolutamente in decadenza, ma anche una città che produceva cose di lusso, ricordate la città della seta, Lucca, molti lavoratori o imprenditori nel settore della seta di Lucca si spostavano a Lione, che stava diventando la nuova sede del setificio più importante d'Europa, quindi anche Lucca magari era in sofferenza. Quindi vedete, noi abbiamo già accennato al fatto che lo Stato Pontificio Roma e il Regno di Napoli avevano un'economia debole, arretrata, e poi allora diciamo, allora andiamo nel nord Italia, troviamo grandi ricchezze, però non sempre nel 400 troviamo grandi ricchezze, nemmeno nel nord Italia. Venezia è un'eccezione, forse appunto Venezia da secoli, una città molto ricca, forse nella seconda metà del 400 arriva proprio al suo apogeo, ma Venezia è un'eccezione. Venezia ha il monopolio della redistribuzione di prodotti di lusso che vengono dall'Oriente, prodotti di ogni tipo, che Venezia acquista negli empori del Mediterraneo orientale. Venezia poi attraverso la via del Brennero porta tutti questi prodotti nell'Europa del centro e del nord, d'accordo? Quindi questo favorisce la tenuta oppure anche la crescita economica di molte città della Germania meridionale. Prendiamo per esempio Nordlingen. Nordlingen è una cittadina carina che ancora adesso presenta le mura medievali. Nordlingen teneva una fiera annuale, quindi era un grandissimo centro di commercio nella Germania meridionale, e i banchieri o i mercanti di Augusta, Francoforte o Norimberga, città della Germania meridionale, i mercanti, i banchieri di Augusta, Francoforte e Norimberga erano in grande sviluppo, facevano molti affari, però questo, attenzione, dipendeva anche dall'industria mineraria. Già da secoli, già dal Medioevo, la Germania estraeva il ferro grezzo dalle sue miniere. Vi ricordate che andava poi a farlo lavorare a Milano? Milano aveva la più importante industria di trasformazione del ferro, l'industria siderurgica d'Europa. Adesso la lavorazione del ferro nel 400 diventa ancora più importante perché
perché con la nascita dell'artiglieria moderna che utilizza la polvere da sparo, la guerra ha bisogno di cannoni e quindi vengono costruiti dagli eserciti, soprattutto dagli eserciti appunto delle monarchie nazionali, vengono ovviamente, c'è bisogno di molto ferro per costruire i cannoni. Tuttavia, diciamo che nel 400 la forza dell'economia tedesca non deve essere esagerata, perché l'agricoltura tedesca era sicuramente molto più primitiva dell'agricoltura italiana, che pure dei problemi ne aveva, e poi l'urbanizzazione tedesca era limitata. Le più grandi città tedesche non superavano i 20.000 abitanti. Crescono città come Barcellona, non c'è dubbio, che è un grande porto ma aveva anche delle manifatture, e poi anche Genova. Mi dite, ma professore, lei non ha detto che Genova è in decadenza? Sì, Genova è in grave decadenza politica ed economica, perde tutti i territori dell'Europa orientale, però Genova aveva ancora, vi ricordate, il collegamento, l'ho detto anche prima nella lezione precedente, il collegamento atlantico uscendo dallo stretto di Gibilterra, il collegamento, la rotta atlantica dal Mediterraneo al mare del Nord, e quindi le tappe intermedie erano Cadice, erano Siviglia, erano Lisbona, ok? Genova gestiva questa tratta, questa rotta atlantica dal Mediterraneo al mare del Nord. Il punto di arrivo di questa tratta europea atlantica è il porto di Anversa. Il porto di Anversa nel 500 diventa uno dei più importanti porti europei. Stiamo parlando delle Fiandre. Vi ricordo che la maggior parte delle Fiandre appartenevano a chi? Dovreste saperlo, appartenevano all'Austria. Va bene, solo alla fine del 400, è vero, perché poi durante la guerra dei cent'anni, ma o subito dopo, appartenevano alla Borgogna. Comunque, insomma, sono le Fiandre. A Anversa, le Fiandre, vi ricordate che in passato abbiamo detto che il porto più importante delle Fiandre era Bruges? Adesso Bruges declina a favore di Anversa, ma anche qui non si tratta di un arricchimento complessivo delle Fiandre, capite? In un secolo di stagnazione come il 400, spesso ci sono dei fenomeni di sostituzione. Cioè le Fiandre in generale non si arricchiscono, semplicemente ciò che Bruges perde, Anversa guadagna. Si tratta di una sostituzione, ma la ricchezza complessiva è sempre lo stesso. La stessa, e lo dimostra il fatto che le grandi città manifatturiere delle Fiandre, che ricordate, per molto tempo erano anche superiori a Firenze come produzione di panni lana, città come Ypres e Gand hanno una contrazione, Ypres e Gand hanno una diminuzione della produzione manifatturiera di panni lana. Ma perché questo? Fate molta attenzione, perché la produzione manifatturiera si trasferisce nelle campagne. Inizia a esserci quello che verrà chiamato lo spinning out system, il sistema diffuso, cioè cosa succede? Che invece di lavorare la lana nelle città, nelle botteghe, nelle industrie, si fa lavorare la lana dai contadini nelle loro case private, nelle campagne, nei momenti in cui i contadini hanno meno lavoro nei campi, nelle zone un po' morte per il lavoro dei campi durante l'anno. I contadini fanno un secondo lavoro, ottengono in prestito dal mercante imprenditore il telaio, il filatoio e la lana grezza, e poi lavorano la lana fino a fare il panno lana, il prodotto finito, che poi dopo 8 mesi restituiscono, capite, restituiscono all'imprenditore, in cambio ovviamente di una paga, in cambio di un salario. Quindi vedete un lavoro domestico dei contadini che lavorano la lana a casa propria, nei periodi dove c'è più scarsità di lavoro durante l'anno nei campi. Questo lavoro domestico dei contadini è pagato a cottimo, significa che è pagato in base a ciò che i contadini producono, quindi non è un grande problema per i contadini possono, capite, lavorare come e quanto vogliono e produrre quanto vogliono, in base a quello che hanno prodotto ottengono
ottengono una paga. Quindi questi contadini lavorano nelle loro case, capite, senza essere una bottega in un'industria, quindi senza essere controllati, senza essere dei salariati, vengono pagati poi per quello che producono. Per i contadini questo è un arrotondamento, un secondo lavoro è qualcosa in più rispetto al lavoro dei campi, quindi spesso i contadini si accontentano anche di salari bassi. Capite che questa produzione da parte, questo diffondersi della produzione rurale, di questo lavoro nelle campagne, da parte di contadini che non sono operai specializzati della lana, operai manifatturieri specializzati, va bene per i panni lana di qualità bassa, d'accordo? Non certo per i prodotti più di lusso. Tuttavia si diffonde moltissimo questo lavoro domestico dei contadini al telaio, per esempio nelle Fiandre, molto, soprattutto nel Brabante. E quindi capite perché i pregand declinano, perché hanno la concorrenza del lavoro domestico, ma questo spin now system sarà caratteristico della situazione precedente alla rivoluzione industriale. Anche in Inghilterra il lavoro domestico dei contadini della lana molto diffuso, soprattutto nell'Inghilterra del sud-est, d'accordo? Nell'Inghilterra del sud-est. Sono panni lana fatti dai contadini di bassa qualità, ma anche di basso prezzo, quindi incontrano l'interesse di una certa fascia di mercato che vuole spendere poco, vuole prodotti economici. Cosa succede? Che gli artigiani urbani, per esempio nelle Fiandre, mantengono soprattutto le lavorazioni che richiedono maggiore attività, richiedono una specializzazione particolare, come per esempio la tintura non puoi farla fare certo ai contadini che non sono specializzati, e quindi nelle città restano le produzioni di lusso che costano di più, di maggiore qualità. Invece questo lavoro rurale manifatturiero nelle campagne riguarda i prodotti di minore qualità, quindi però in Italia, per esempio in Toscana oppure in Lombardia, questa industria rurale della lana non ha alcun successo. Perché in Toscana e Lombardia no, mentre nelle Fiandre o in Inghilterra sì? Perché in Italia continuano ad avere molto potere le corporazioni. Ricordate, abbiamo parlato delle corporazioni parlando dei comuni. Le corporazioni controllano totalmente il lavoro, controllano la qualità del lavoro, gli orari di lavoro, i salari, l'apprendistato che è molto duro, non è facile entrare come garzoni di bottega. Le corporazioni controllano tutti gli aspetti del lavoro, impedendo che i salari si abbassino, che si abbassi il prezzo di produzione. Quindi capite, le corporazioni che in Italia sono ancora molto forti non possono accettare che si abbassi il prezzo del lavoro dando pochi soldi a dei contadini per delle merci di bassa qualità. Le corporazioni difendono il lavoro dei prodotti di qualità. E per farlo diventano sempre più severe e stringenti, mantengono i segreti del lavoro, i segreti dell'arte, che non vengono divulgati al di fuori delle botteghe, e quindi si può lavorare solo all'interno delle botteghe urbane. Le corporazioni si chiudono ai nuovi venuti, aumentano i divieti, d'accordo? Fanno diventare più selettivo e più duro l'apprendistato, e quindi in questo modo difendono il lavoro. Le corporazioni hanno perso tutto il loro potere politico, ricordate, prima erano loro le arti, no? Le arti maggiori, le arti minori, a eleggere i magistrati dei comuni. Adesso i comuni magari non ci sono neanche più, ci sono le signorie, gli stati regionali, le corporazioni non eleggono più nessuno che governi la città o lo stato, il ducato, eccetera. Hanno perso il potere politico, però continuano ad avere un fortissimo potere economico, a controllare il lavoro in Italia. E quindi che significa? Le corporazioni molto dure impediscano che si diffonda il lavoro industriale manifatturiero presso i contadini nelle case private, però attenzione, impediscono anche l'urbanizzazione da parte di proletari, cioè impediscono l'arrivo nelle città italiane nel 400 di grandi masse di proletari, di grandi massi di salariati che lavorino alle manifatture.
E mentre invece nel 200 era successo questo, l'afflusso enorme di masse di salariati dalle campagne che diventano operai nelle manifatture, ma nel 400 questo non avviene. Mentre in precedenza, attenzione, i poteri delle corporazioni erano compatibili con la tecnologia, eccetera, nel 400 quello che fanno le corporazioni, il blocco così dell'evoluzione del lavoro, di nuove forme di lavoro, significa anche un blocco delle tecnologie. Le corporazioni impediscono di abbassare i prezzi, difendono la qualità dei tessuti, fanno sì che eh, difendono la qualità a scapito della quantità, fanno sì che si continuino a produrre soltanto tessuti di lusso, però in questo modo non si formano grandi città industriali. Città come Firenze non richiamano più grandi masse urbane come nel 200, quindi lo sviluppo demografico viene arrestato. Nel 400 le corporazioni con il loro conservatorismo hanno la responsabilità di bloccare le innovazioni tecnologiche che avrebbero potuto appunto far produrre in maggiori quantità nella stessa unità di tempo abbassando il prezzo delle merci. Si difende appunto la qualità a scapito della quantità. Le corporazioni continuano a preferire ristretti mercati di lusso, ristretti mercati che hanno interesse per prodotti di lusso. E quindi poi possiamo dire qualcosa, non so se vi interessa, sulla trasformazione urbanistica delle città alla fine del 400. Beh, è una cosa che sanno un po' tutti. L'epoca dell'umanesimo, l'epoca del Rinascimento è anche l'epoca in cui le città grandi e piccole italiane si abbelliscono, diventano delle città piene di edifici splendidi, costruiti da grandi architetti, impreziositi da opere d'arte. Fino al 400 le città italiane avevano un aspetto medievale, erano dei borghi medievali con stradine strette, strettissime, contorte, un dedalo di stradine, sporchissime spesso, quasi nessuna città si occupava delle fogne. Gli edifici erano soprattutto edifici fortificati, di vecchio stampo, proprio medievali, con poche finestre, pochissime feritoie, non entrava la luce. E spesso queste finestre, queste feritoie non avevano neanche i vetri. Quindi in queste città, ma guardate che anche Roma o Milano erano così, o Firenze, in queste città viene promossa ovviamente dalla grande stagione dai grandi signori, dai duchi, dai mecenati, dalla grande stagione del Rinascimento, una ristrutturazione urbanistica, vengono costruiti tantissimi nuovi edifici da grandi architetti e artisti, edifici con sale ampie, ariose, con dei parchi, con dei giardini, con grandi finestre, non solo gli aristocratici, ma anche i borghesi ricchi preferiscono queste nuove dimore alle vecchie case, diciamo, fortificate e quindi vengono costruite, spesso si tratta anche proprio di risanare le città, distruggendo le stradine e costruendo dei grandi e molto larghi assi viari rettilinei che a volte sono lunghi 1 chilometro e mezzo. Questo avviene anche a Roma, d'accordo? A Roma vengono costruite delle grandi strade molto ampie, così come anche a Milano, d'accordo? Oppure spesso questi assi viari o queste piazze, non so, per esempio in questo periodo ovviamente è famosa a Venezia, viene costruita Piazza San Marco, oppure a Milano viene costruito da Francesco Sforza il Castello Sforzesco con tutta una serie di dimore accessorie vicino. Spesso queste costruzioni non ampliano, non aumentano la superficie della città, non aumentano la superficie della città. In altri casi però sì, per esempio se siete andati a visitare Ferrara, io mi sono stupito quando ho visitato Ferrara perché il centro storico di Ferrara è molto più grande
rispetto a quello di altre città italiane, anche più importanti, magari che erano più importanti all'epoca di Ferrara. Viene fatta a Ferrara la cosiddetta addizione erculea. Vengono costruiti due assi viari di 1 chilometro e di 1 chilometro e mezzo lungo la periferia, che hanno ovviamente la conseguenza di raddoppiare la superficie della città di Ferrara, e lungo questi assi viari vengono costruiti tantissimi edifici enormi, bellissimi, moderni e così via. La città viene impreziosita ma anche allargata. Non sempre però questi interventi urbanistici finiscono davvero per aumentare l'estensione della città. Quindi abbiamo ristrutturazioni urbanistiche che rendono i centri, le città, gli attuali centri storici, no, medievali delle città, che li rendono così ancora adesso, no, qualcosa di meraviglioso da visitare per i turisti, eccetera. Però magari ci può essere qui anche un risvolto positivo, cioè molti storici mettono in evidenza che i mercanti italiani, i banchieri italiani, i signori italiani preferiscono impiegare i loro soldi negli splendori, sì, gli splendori, perché vogliono, no, sembrare più ricchi, più di classe rispetto agli stranieri. Quindi impiegano mercanti, banchieri, signori, impiegano tutti moltissimi soldi, moltissime risorse in questi splendori dell'edilizia, che però sono splendori improduttivi. Cioè i profitti avrebbero potuto essere investiti in qualcos'altro. Infatti, le monarchie straniere, come Francia e Gran Bretagna, invece di costruire tutti questi palazzi, queste opere d'arte, eccetera, alla fine del 400 lo sapete cosa fanno? Perché proprio in quel periodo gli stati, le monarchie diventano monarchie nazionali moderne potenti. Invece di impiegare i profitti nel costruire strade, edifici, eccetera, per rifare le loro città, Francia o Gran Bretagna, o comunque in generale i sovrani europei, usano le risorse per un altro scopo, per costruire le strutture statali, per i funzionari statali, per rafforzare lo Stato, ma anche per gli eserciti, per mettere su dei grandi eserciti. E invece le città italiane no. Città come Londra e Parigi vengono ristrutturate e ammodernate molto più tardi rispetto alle città italiane. La Francia aveva una sola capitale, Parigi, ma invece in Italia esistevano tante capitali. Non tanto le capitali, no, degli staterelli, degli stati regionali, ma anche le capitali provinciali, cioè città, l'abbiamo detto in una scorsa lezione, che erano state conquistate dagli stati più grandi e potenti, ma mantenevano una sorta di autogoverno. Si consideravano non più delle capitali a tutti gli effetti, perché erano state sottomesse dalla capitale regionale, ma delle capitali provinciali sì, e quindi si abbelliscono anche queste. Vicenza viene conquistata prima da Milano, poi definitivamente da Venezia. In Vicenza c'è un patriziato urbano che è indipendente, cioè Venezia lascia una certa autonomia alle città venete conquistate, un certo autogoverno, fa sì che in ognuna di queste città, come appunto Vicenza, si formi una repubblica oligarchica a immagine e somiglianza di quella di Venezia, e quindi Vicenza può anch'essa spendere per diventare una magnifica città d'arte. E quindi l'Italia appunto ha più capitali, dimostra certamente una superiorità, l'Italia una superiorità nella ricchezza, nella cultura, però questo va a scapito dell'esercito. E quindi così belle, così raffinate, così piene di artisti e di intellettuali, le città, gli stati italiani, ben presto, come vedremo alla prossima lezione, iniziano a essere conquistate dalle potenze straniere che hanno eserciti molto molto superiori.
E quindi va bene, quest'epoca è anche l'epoca ovviamente dell'umanesimo, della nascita della letteratura umanistica, delle arti figurative, della nuova filosofia, no? Soprattutto a Firenze, ma anche in altri centri dell'umanesimo, del Rinascimento italiano come Roma o tanti altri, Milano, Venezia. E noi adesso non parleremo della cultura, della filosofia o della storia dell'arte, dell'umanesimo e del Rinascimento, che insomma lasciamo alle altre materie. Nasce l'intellettuale moderno, no? L'intellettuale che inizia a pensare alla propria epoca come una nuova epoca, un'epoca di rinascita, il Rinascimento. Inizia a bollare il Medioevo come un'epoca di barbarie, un'epoca di mezzo, no? Questi nuovi intellettuali scrivono in un latino coltissimo come quello di Cicerone e si riallacciano, si riagganciano all'antichità classica, sostengono di aver riscoperto, no, i classici e si collegano direttamente all'antichità classica, all'umanesimo, mentre il Medioevo viene considerato un'epoca di barbarie che non era in grado di capire i classici. Quindi c'è anche una sorta di criminalizzazione del Medioevo che poi la storiografia ha portato avanti anche nell'Ottocento da parte di personaggi come Burckhardt, ok? E poi ehm, è stata messa in discussione questa storiografia secondo cui all'improvviso nel 400 c'è una rinascita, un'epoca nuova, mentre fino a poco prima il Medioevo era un'epoca di barbarie, semplicemente di passaggio. Questa storiografia è stata rimessa in discussione sempre nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, con storici come Huizinga, eccetera. Non possiamo dilungarci qui sul dibattito storiografico sul passaggio tra il Medioevo e il Rinascimento, se davvero l'umanesimo e il Rinascimento siano stati uno stacco netto rispetto al Medioevo, oppure se ci sia stato un forte continuismo. Tuttavia nasce l'intellettuale moderno, l'intellettuale umanista che ha anche però un piccolo difetto, è elitario, disprezza il popolo, quindi spesso la visione che noi abbiamo della cultura umanistica è la visione di una ristretta cricca, di una ristretta casta di sapienti. Vabbè, non parliamo insomma della cultura umanistica e del Rinascimento in generale, possiamo dire qualcosa che è più significativo dal punto di vista della cultura materiale. Nell'umanesimo si affaccia una nuova visione sia dello spazio sia del tempo. Lo spazio conquista la terza dimensione con la prospettiva, no? Anche nelle opere di pittura. Ma anche il tempo. Il tempo nel Medioevo era scandito soprattutto dall'alba e dal tramonto. Era un tempo che faceva riferimento alla presenza o assenza della luce del sole, tempo scandito dalle campane della chiesa, un tempo che è il tempo sacro, scandito dalle ore canoniche in cui iniziano le messe nelle chiese, è un tempo della natura nel Medioevo che fa riferimento al succedersi delle stagioni, ai prodotti della natura, a come arriva la luce e così via. Invece nell'umanesimo inizia a essere il tempo ad essere visto come tempo astratto, cioè basta pensare al fatto che nel Medioevo dall'alba al tramonto erano 12 ore, dal tramonto all'alba erano 12 ore, cioè, ma ovviamente a seconda delle stagioni il giorno durava di più o di meno, come la notte durava di più o di meno. Per i medievali questo non era un problema, sempre 12 ore erano di giorno e 12 ore erano di notte. In alcuni periodi dell'anno la durata di ogni ora si riduceva, in altri periodi dell'anno la durata di ogni ora aumentava. Ma questo per gli umanisti non va più bene. Si diffondono gli orologi, d'accordo? Gli orologi a peso che sostituiscono le meridiane. Le meridiane sono appunto orologi che vedono il tempo in base alla luce del sole, agli elementi della natura, invece gli orologi a peso iniziano a far considerare il tempo come un tempo astratto. Già alla fine del 200, le 24 ore
vengono divise in ore, ognuna delle quali dura 60 minuti. Non so, l'orario, il tempo di ogni ora non è più variabile come nel Medioevo. Ognuna delle 24 ore dura 60 minuti e quindi nel 300 questi orologi si diffondono sulle torri dei palazzi comunali, quindi il tempo diventa anche laico. Gli orologi sulle torri dei palazzi comunali che cosa fanno? Fanno concorrenza al tempo scandito dalle campane nelle chiese, nelle cattedrali. Il tempo diventa un'entità astratta, indipendente dalle stagioni, diventa un tempo meccanico, scandito dagli ingranaggi di un orologio, un tempo laico, un tempo privo di simboli. Poi nel 500 ancora di più, perché nascono gli orologi tascabili, il tempo diventa interiorizzato, tu c'hai l'orologio, anche se sei chiuso in una stanza, puoi vedere che ora è il passare del tempo del tutto indipendentemente dalle stagioni, dalla luce, dagli oggetti naturali, d'accordo? Il tempo degli orologi, magari proprio tascabili, non dipende più dagli oggetti concreti come dalla luce del sole. Va bene, cambia il concetto di tempo, diciamo. Un'altra cosa possiamo dire la stampa, cioè la cultura umanistica, la diffusione sempre maggiore di libri, è dovuta alla diffusione della stampa a caratteri mobili, non è un'invenzione europea, la stampa a caratteri mobili viene dalla Cina, ne abbiamo parlato anche nella storia della Cina, soltanto che in Cina si era fermata la xilografia, mentre invece in Occidente la stampa a caratteri mobili permette di stampare moltissimi libri con la carta, con un nuovo supporto, è la carta. Probabilmente ci si ferma la xilografia in Cina perché sapete che la scrittura cinese ha decine di migliaia di simboli, mentre invece in Occidente è più facile utilizzare la stampa a caratteri mobili per i libri, per i testi, perché ovviamente ci sono meno simboli grafici. E quindi la stampa arriva dalla Cina, la carta esisteva già da prima del 400, ma si afferma, costava anche meno della pergamena, però si afferma sulla pergamena solo a metà del 400, quando appunto iniziano a essere stampati i libri con la stampa a caratteri mobili e la Germania arriva per prima. Nel 1440 iniziano ad esserci i primi laboratori di tipografia in Germania. Nel 1456, molto famoso, Gutenberg, ovviamente famosissimo, stampa la sua Bibbia, l'edizione della Bibbia, e questo avviene a Magonza. Famosissima la Bibbia di Gutenberg, stampata in due colonne per pagina. E fa attenzione, la stampa a caratteri mobili, il libro con la carta non si diffonde subito, perché all'inizio Gutenberg era un grande stampatore, però in realtà molti stampatori erano dozzinali, cioè gli errori di stampa erano enormi, spesso le lettere, le impressioni con il piombo dei segni grafici erano incomprensibili, erano confuse e così via, cioè molti libri erano di cattiva qualità. Infatti spesso all'inizio molti pensano, ma il libro con la stampa a caratteri mobili è un prodotto esclusivo, molto ricco, di lusso, solo per ricchi. Non è così. All'inizio i libri con la stampa a caratteri mobili erano soprattutto almanacchi, erano soprattutto calendari, proprio di uso popolare. Molti sapienti letterati continuano a usare a lungo il manoscritto, perché guardate che l'arte dei manoscritti aveva raggiunto davvero dei vertici notevolissimi. La scrittura era molto molto precisa da parte dei copisti, era perfetto, non si facevano errori di stampa e così via.
E quindi per molto tempo, nonostante l'invenzione dei libri a caratteri mobili con la carta, molti continuarono a preferire il manoscritto. Poi, quando la tecnologia migliorò, si diffuse sempre di più il libro, d'accordo? Il libro, e questo cambia proprio la storia d'Europa e del mondo, perché prima i libri erano pochissimi, anche i manoscritti, adesso si diffonde enormemente e si diffonde enormemente la cultura scritta, le idee, anche idee che possono essere naturalmente pericolose per il potere politico e per il potere religioso. Molte più persone possono stampare le loro idee, possono stampare in tante edizioni i loro libri, e quindi nasce davvero la cultura libraria moderna, l'editoria moderna. Se l'Italia arriva per seconda rispetto alla Germania, ben presto recupera il tempo perso. Alla fine del 400 la gran parte dei libri che si stampava in Europa erano proprio quasi tutti stampati in Italia. Venezia nel 1480 diventa il più grande centro librario, il più grande centro dell'editoria libraria in Europa, quindi il primato culturale dell'Italia nel 400 e nel 500 si sostanzia anche nell'essere l'Italia il paese che stampa più libri di tutti. E va bene, con la stampa a caratteri mobili abbiamo completato queste caratteristiche, diciamo, degli stati italiani del 400. La prossima volta concludiamo l'argomento con la ripresa delle guerre, fine 400, inizio 500, le guerre del Rinascimento italiano, con purtroppo Francia e Spagna che vengono a invadere l'Italia, tutta una serie di personaggi, per esempio di papi, molto importanti, ma anche molto particolari, papi molto particolari e molto controversi. Non perdete l'ultima lezione. Per ora ci salutiamo, grazie di tutto, continuate a seguirmi, arrivederci.